Ben ritrovati amici, oggi vi parlo del blocco Apica, un notebook che ho sempre avuto voglia di testare e finalmente è arrivato qui fra le mie mani. Un blocco, anzi una carta di lunga data, perché origina addirittura nel 1916, leggermente avoriata, una carta da 81,4 grammi, ci viene detto col pH neutro, senza acidi, adatta, questa è la specifica, per la penna stilografica. La pagina è rigata con un rigo da 7 mm, sono 25 righe per ogni foglio e 25 fogli in tutto. La cucitura è a filo, il colore è bianco ma, come abbiamo visto, leggermente avoriato. Un bel blocco, un bel quadernetto, 7 mm le righe, la carta è un avorio molto delicato, molto bello, piacevole anche al tatto, ma è una bella carta, una carta che viene definita mista, tecnica mista, compresa la stilografica, ma per me è proprio pensata, anche quasi, devo dire, appositamente, per le nostre amate penne stilografiche. E allora non resta che metterla subito alla prova con il mio set di penne, giusto per capire come si comporta. Ho già scritto in questa pagina, veramente ne ho già consumato un quadernetto, dico la verità. Questa me la tengo per analizzarla dopo, scrivo qui dietro per verificare anche quanto passi o meno il foglio. Uso altre penne, per esempio questa, la Faber Castell. Scrive veramente bene la penna, non la penna che conosciamo già, ma la penna qui. Bella anche la traccia dell'inchiostro. Passiamo ad un pennino leggermente più largo, quello della Platinum Balance. Ottima scorrevolezza. Ma anche un buon controllo. La carta è liscia, ma è invitante. Generosa e anche, mi sento di dire, onesta, dai, leale. Perché leale? Perché i colori dell'inchiostro, nonostante questo tono avoriato, sono proprio quelli. Guardate infatti la differenza fra il Royal Blue e il Platinum Blue Black, che non ho scritto ma so che è quello. Questa intonazione, tra l'altro, mi piace molto con i blu. Ne proviamo un'altra? Sì, anzi, proviamo questa, un pennino medio, quello della Pelicano Junior. L'inchiostro è inchiostro online bruno. Sì, piacevole anche questo accostamento col marrone, ma adesso andiamo veramente a spezzare un pochettino. Usiamo un colore diverso, per esempio questo è il Lamy. Qui sì che si corre, Lamy Beryl, la serie Crystal, qui si corre davvero. Notate che qui c'è stato uno skipping, qui appena uno skipping, ma stiamo parlando di un pennino BB. Riuscite a vedere come l'inchiostro sia ancora fermo, parcheggiato sulla carta, e quanto ne sia stato messo giù nell'istante?
ecco perché scivola tanto, ecco perché schippa un pochettino, perché il pennino WB deve andare ad innescare nella sua grande, eccolo qua, grande rotondità, andare ad innescare il flusso su una carta che non ha proprio una grande capacità igroscopica. Lo capiamo dal fatto che trattiene molto bene il segno dei pennini sottili, ma con quelli molto rotondi come questo, generoso come questo, che lascia giù tanto inchiostro, e ovviamente ha bisogno anche di una carta che riesca ad accogliere tutto questo flusso di inchiostro. Allora qui le cose forse vanno meno bene, e allora voglio metterlo alla prova con un pennino che di flusso ne lascia giù ancora di più. Sto parlando di questo, del pennino 1.5 di Leonardo. Voglio provare ancora sulla B, provo? Guardate, se provo qui macello, e infatti vedete quanto tempo impiega ad asciugare. Leonardo, perché qui le cose vanno un pochettino diversamente? Perché questo pennino è usato, vedete, in questa maniera, cioè non è un pennino rotondo. È chiaro che lascia molto inchiostro, è chiaro che ci mette lo stesso un po' ad asciugare, ma non è un pennino che richiede una capacità igroscopica della carta così elevata come invece un pennino WB di Pelikan, perché vedete in questo caso è davvero sottile. È chiaro che se vado a scrivere così, e probabilmente appena avrei esaurito un pochettino la riserva qua del pennino, mi troverei in difficoltà di sicuro anche su questa carta. Poche storie, è una bella carta. Cominciamo un po' a dargli un'occhiata proprio dal pennino Waverly Herbin Lidet. Sappiamo che è un inchiostro che contiene molto il tratto. Guardate che spettacolo anche come l'inchiostro riesca ad esprimere le sue variazioni su questa carta. Abbiamo detto una carta che, sì, con i pennini sottili, come ad esempio questo Posting di Pilot, rende veramente al meglio. Guardate che spettacolo, che finezza. Mi spingo ancora di più, guarda. Vi ricordo che stiamo parlando di righe da 7 mm. Veramente bello, proprio bello. Buono anche con che cosa? Con i pennini più generosi, certo. Lo stab di Pilot, qui sto usando l'inchiostro noce moscata, ve l'ho fatto vedere in un video, è prodotto da Leonardo, mi è piaciuto parecchio, anche se ho letto in rete delle recensioni di tutt'altro tenore. Ecco, questo proprio a dire quanto ciascuno di noi veda e legga le cose in maniera soggettiva. Quindi quello che dico riguarda ovviamente i miei gusti, e poi insomma chi mi segue avrà imparato anche un pochettino a filtrarli con i propri. Molto bello, con i pennini sottili, secondo me rende davvero tanto, anche con questo della Falcon, che è l'SF, non l'extra fine, veramente molto valido. Poi stiamo parlando del Waterman Brown, uno degli inchiostri migliori. Anche con questo bel pennino, quello flessibile della Blue Dew, un italico un pochettino particolare se vogliamo, ma rende anche bene. E vi ricordo che la nostra prova è avvenuta anche sul retro della pagina, ma come vedete non vi è traccia di quello che ho scritto dall'altra parte, nemmeno qui, che se vado a girare c'è la prova della Leonardo, del pennino Leonardo. Quindi in questo senso devo dire prova superata, molto bella questa carta. Allora hanno ragione quando dicono che può essere utilizzata anche per il diario giornaliero. Sì, davvero, sono rimasto stupito, ma ne ho consumato un quadernetto, vi dico la verità. La resa dei colori
c'è tutta, perché questo si vede benissimo che è il Royal Blue della Graf von Faber-Castell e questo è il Platinum Black, quello che ho utilizzato invece sulla Balance, e anche il Beryl che ho un po' strapazzato per farvi vedere come la carta impieghi un pochettino di più ad assorbire l'inchiostro. Ed ecco qua, un pennino assai generoso come quello 1,5 di Leonardo, che abbiamo visto non fa una piega e non passa dall'altra parte. Molto valido anche con questi pennini, quando sono sottili sono assolutamente benvenuti su questa carta. E allora eccoci qua amici, se avete voglia lo trovate da Gold Pen. Se siete iscritti al canale usate il nickname per quando fate l'ordine, lo scrivete, siete iscritti al canale e avrete un omaggio di benvenuto, un piccolo sconto, insomma quello che è. A me piace molto questa carta, devo dire la verità, è già diventata una delle mie preferite. A voi tutti amici, ciao e alla prossima!